Se state cercando un travel bass, un basso da viaggio, restate qui perché sto per fare un test recensione di questo piccolo gioiello, il Traveler Guitar TB4P. Dunque non andate via che iniziamo tra pochissimi secondi. Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Come dicevo in anteprima, se siete alla ricerca di un basso elettrico comodo per gli spostamenti, che siano per lavoro o per vacanza, può darsi che questo sia lo strumento che fa per voi, il Traveler Guitar TB4P. In Europa questo strumento può essere acquistato da Thomann, probabilmente il più grande e fornito negozio online di strumenti musicali del continente. I cittadini statunitensi possono invece acquistarlo direttamente presso il sito della casa costruttrice. Partiamo subito con una domanda: perché recensire uno strumento che si trova sul mercato già da diversi anni? Perché a mio modesto parere questo basso elettrico merita ancora attenzione per la praticità e la qualità costruttiva che offre a fronte di un prezzo assolutamente alla portata. Il nome del brand americano Traveler Guitar è già di per sé una dichiarazione di intenti. Offre infatti una gamma di chitarre e bassi elettrici indirizzati a coloro che hanno l'esigenza di portare con sé uno strumento dall'ingombro veramente ridotto all'essenziale, sacrificando il meno possibile la suonabilità. Si tratta certamente di un compromesso, come sempre accade quando si cerca di coniugare esigenze in qualche modo opposte tra loro. La riduzione delle dimensioni infatti va quasi sempre a scapito della comodità e della suonabilità. Tuttavia, in questo caso il compromesso, a mio parere, è davvero ben riuscito. Inoltre vorrei fare una riflessione di carattere più generale. Il mondo delle arti performative è in continuo cambiamento e si evolve con una rapidità sempre crescente. Oggi vediamo artisti di ogni settore esibirsi nei luoghi e nei modi più sorprendenti. Se questo è vero, il bassista moderno ha un'opportunità in più di essere up to date, protagonista dall'interno di questo mondo performativo in continua trasformazione, grazie ad uno strumento dalla eccezionale trasportabilità come questo. In questo senso possiamo dire che Traveler Guitar, quando alcuni anni fa ha messo sul mercato il suo basso elettrico TB4P, era forse in anticipo sui tempi, ed ecco dunque un ulteriore motivo per farne un'approfondita analisi oggi. In premessa va sottolineata la puntualità della spedizione e la qualità del packaging, grazie al quale la merce giunge a destinazione perfettamente preservata. Il diapason da 32 pollici e le originali soluzioni costruttive fanno sì che questo strumento sia di dimensioni davvero ridotte, comodo per gli spostamenti, soprattutto se si viaggia sui mezzi pubblici o per andare in vacanza. Inoltre può rappresentare una valida scelta per tutti coloro dotati di una corporatura minuta o, ancora, per un giovanissimo aspirante bassista. Lo strumento, della lunghezza complessiva di 895 mm, si presenta bene. La finitura nella sua livrea Sunburst è piuttosto buona e curata, sicuramente non da strumento entry level. Il manico in acero è un classico bolt-on, ma senza paletta, dato che le meccaniche sono incassate nel corpo in ontano, cui è avvitato un battipenna tartarugato. La tastiera in acero è dotata di 22 tasti tipo Jumbo Fret, mentre il diapason è di 821 mm, cioè, come già detto, 32 pollici. Le meccaniche incassate nel corpo sono cromate, così come il ponte. L'elettronica è attiva, alimentata da due batterie AAA, cioè le ben note mini stilo. Il suono viene captato da un pick-up Duncan Design Mustang Bass Split Coil, controllato da una manopola per il volume e una per il tono. Le corde montate dalla fabbrica sono le D'Addario EXL 165. Ci sono poi altre caratteristiche piuttosto interessanti che vedremo più avanti. Le dimensioni di questo basso elettrico sono inferiori a quelle di una chitarra Fender Stratocaster, qui ne ho una similare, anzi addirittura leggermente più piccola, e si nota bene come l'ingombro sia inferiore tanto nella lunghezza quanto soprattutto nella larghezza del corpo. Grazie alla sua particolare architettura lo strumento si posiziona sul musicista in modo abbastanza naturale e pur avendo un diapason da 32 pollici le note gravi capitano sotto le dita quasi esattamente come su uno strumento da 34 pollici.
Il registro acuto risulta di contro inevitabilmente un po' spostato verso sinistra e necessita forse di un pochino di pratica al fine di andare a segno negli spostamenti. Il peso è probabilmente maggiore di quanto ci si aspetterebbe, ma a conti fatti questo aspetto è più un pregio che un difetto in quanto permette una maggiore stabilità. Infatti uno strumento di così contenute dimensioni, se comparato ad uno di misure standard, può a tratti risultare meno stabile mentre lo si suona, se per esempio si è abituati a bilanciarlo con l'avambraccio destro sulla spalla superiore, cosa che qui è impossibile. Il manico si caratterizza per una pronunciata rotondità. Se fosse leggermente rastremato verso il capotasto sarebbe probabilmente un po' più comodo, ma anche così non crea alcun problema. L'intercorda risulta ottimale, forse leggermente ampia al capotasto. E proprio al capotasto, dove si ancorano le corde, troviamo la testa del truss rod, regolabile con l'apposita chiave fornita di serie, e una fettuccia in pelle di circa 15 cm, fissata al manico per mezzo di una semplice fascetta di plastica. Grazie a questa fettuccia lo strumento può essere appeso in esposizione nei negozi, cosa altrimenti piuttosto complicata in assenza della paletta. Il musicista potrà comunque facilmente rimuoverla qualora la ritenga inutile o esteticamente inappropriata. Lo strumento tiene bene l'accordatura e a lungo, cosa non da poco, anche considerato che il sistema adottato per accordare, con le meccaniche incassate nel corpo, è così inconsueto da richiedere un po' di pratica prima di essere adoperato con disinvoltura. Ma c'è da giurare che sia proprio questa soluzione insolita a conferire qualità di suono e sustain a tutto il sistema. Infatti, grazie ad un cilindro scanalato, realizzato presumibilmente in ebanite e posizionato nel profilo dello strumento subito dopo il ponte, le corde possono girare attorno allo strumento, potendo così rimanere della lunghezza standard e raggiungere le meccaniche poste sul retro. Questa particolare architettura aumenta la superficie di contatto tra le corde e il corpo, assicurando un ancora migliore trasferimento della vibrazione. Le meccaniche vengono perciò manovrate dalla mano destra grazie a questi 4 fori realizzati nel corpo dello strumento. Come già detto, questo basso elettrico è dotato di elettronica attiva alimentata da 2 batterie mini stilo, quelle contrassegnate dalla AAA, una scelta davvero inconsueta. Abbiamo 2 manopole, volume e tono, un pick-up Duncan Design Mustang Bass Split Coil e la consueta uscita audio con jack da 6,3 mm. Il timbro, tipo Fender Precision per capirci, non è affatto male, il pick-up funziona bene e esprime un suono dal giusto corpo. Grazie all'elettronica attiva il controllo di tono, anziché limitarsi semplicemente a tagliare le alte frequenze, agisce più come una sorta di equalizzatore, che da un lato taglia abbastanza di netto le basse frequenze esaltando un po' le alte, mentre dall'altro esalta le basse tagliando un pochino quelle più alte. Forse il taglio delle alte frequenze poteva essere un po' più marcato, in ogni caso non guasterebbe uno scatto centrale per individuare rapidamente il suono più neutro possibile. Il controllo di tono funziona anche come pulsante, premendo il quale si passa attraverso differenti saturazioni. Per l'esattezza si passa dal suono clean ad un boost e poi a 2 differenti livelli di saturazione. Si tratta certamente di una possibilità in più offerta da questo piccolo strumento che per determinate esigenze può rivelarsi davvero molto utile. Ma la cosa non finisce qui, perché troviamo anche un'uscita cuffia e un ingresso ausiliario, entrambi da 3,5 mm, caratteristiche che concorrono non poco a rendere questo strumento davvero molto interessante. L'ascolto in cuffia è piuttosto buono, è più stile hi-fi che non propriamente audio e funziona bene con qualsiasi cuffia, anche quelle da cellulare più economiche. Un suono con meno alte frequenze, più vicino al live per così dire, risulterebbe forse più familiare alla maggior parte dei bassisti, ma in ogni caso non ci si può davvero lamentare. Anche l'ingresso ausiliario si rivela parecchio utile, soprattutto per essere liberi di suonare sulle nostre tracce preferite senza il timore di disturbare chi ci sta attorno. Ad ogni modo, per l'uscita cuffia e l'ingresso ausiliario suggerisco di utilizzare connettori angolari a 90 gradi, in modo da scongiurare possibili danni in caso di urto, soprattutto se si suona stando seduti.
Inoltre, in caso di inutilizzo prolungato dello strumento, è altamente raccomandabile la rimozione delle batterie, onde evitare brutte sorprese, come la fuoriuscita di liquidi corrosivi. La custodia è discreta. Un'imbottitura un po' più corposa non avrebbe guastato, così anche la possibilità di indossarla stile zaino, ma comunque sembra svolgere decentemente la propria funzione. Bene, a questo punto non rimane altro che sentirne il suono, dunque proviamo a suonare qualcosa. Partiamo dal suono clean, con il controllo di tono al centro, e suoniamo le corde a vuoto. Suonano tutte e quattro piuttosto piene ed equilibrate. Nelle prove che ho fatto in precedenza ho potuto verificare che la tastiera non ha particolari dead spot, dunque le frequenze in generale vengono riprodotte tutte abbastanza bene. Proviamo adesso ad aprire tutto il controllo dei toni e vediamo se notiamo delle differenze. Ecco, come si nota il suono è abbastanza tagliato nella parte bassa. Proviamo adesso a chiudere tutto. In questo caso invece c'è una preponderanza di frequenze basse, dunque questo controllo di tono lavora in maniera molto differente rispetto a quello tradizionale. In genere il controllo di tono tende a chiudere o ad aprire le altre frequenze, mentre in questo caso tende piuttosto ad esaltare o a tagliare quelle basse. Rimettiamolo più o meno in posizione centrale e proviamo a suonare qualcos'altro. Proviamo adesso a passare al suono boost. Passiamo adesso alla prima saturazione. Un suono che potremmo definire molto robusto. Sentiamo adesso la seconda saturazione. Piuttosto aggressiva, eh? Rock
rock and roll, un suono veramente robusto ed energico, come si dice in gergo, un suono che ti spettina ad averci i capelli. Non so quanto spesso potrò utilizzare questo sound, ad ogni modo è un'ulteriore interessante risorsa che questo piccolo strumento mette a nostra disposizione. In conclusione possiamo dire che questo strumento risulta davvero molto convincente. Suona bene e non è affatto scomodo come possono essere spesso gli strumenti di piccole dimensioni. È davvero pratico da portare in giro, lo strumento ideale per le prove di tutti i giorni, soprattutto se ci si muove in città con i mezzi pubblici o su 2 ruote, ma anche per andare in vacanza. Le ottime qualità timbriche ne fanno comunque un basso elettrico da poter utilizzare live come strumento principale, senza assolutamente sfigurare, data anche la finitura piuttosto curata. Sicuramente può rappresentare un'ottima e conveniente scelta come strumento di scorta che occupi davvero poco spazio. Inoltre l'uscita cuffia e l'ingresso aux ne fanno lo strumento ideale per il bassista che ha sempre voglia di studiare, senza rischiare di creare disturbo. Nel mio caso proprio l'uscita cuffia mi consente di farne un uso particolare. Suonare in natura portando con me soltanto lo strumento, la telecamera, dotata di ingresso audio dedicato, e una DI box. Grazie all'uscita cuffia posso monitorare direttamente ciò che suono, evitando così di dover ricorrere a mixer, alimentazione e relativo cablaggio. Il prezzo di questo Traveler Guitar TB4P non è quello di un basso elettrico entry level, ma rimane comunque concorrenziale e assolutamente accessibile, anche tenuto conto delle specifiche tecniche e della qualità costruttiva. Per conoscere il prezzo più aggiornato vi rimando al sito di Thomann e a quello ufficiale di Traveler Guitar, dove peraltro è presente una variante con una livrea color panna e la tastiera in palissandro, dal prezzo ancor più conveniente. Qui sotto in descrizione vi lascio i link e le specifiche tecniche. Bene, spero che questo test recensione del basso elettrico Traveler Guitar TB4P sia stato utile e di vostro interesse. Se è così, prendete in considerazione la possibilità di iscrivervi e di attivare le notifiche per essere aggiornati sulla futura attività del canale. Grazie di aver guardato questo video fino alla fine e a presto. Ciao ciao!